So go out and buy a Dell, they're great. Se hai mai comprato un'azione, conosci quella sensazione. Studi, aspetti, scegli il momento e poi speri, perché tu sul mercato puoi solo indovinare cosa farà il prezzo. Ora immagina di non doverlo più indovinare, di poterlo decidere. Compri un titolo e poi, davanti a milioni di persone, dici: andate a comprarlo. C'è un uomo che può farlo. Il 10 febbraio compra le azioni di un'azienda di computer. 3 mesi dopo, dalla Casa Bianca, dice a un paese intero: andate a comprare un Dell. Da lì parte una sequenza di eventi, un balzo in borsa del 13% in un solo giorno e, nelle settimane successive, un contratto pubblico da 9 miliardi e 700 milioni di dollari. E la parte che gela non è il sospetto, è che non c'è nessun sospetto da dimostrare, è tutto scritto, nero su bianco, riga per riga, su un documento che porta la sua firma e che chiunque, anche tu, può scaricare in questo momento. Quell'uomo è il presidente degli Stati Uniti. E qui nasce l'unica domanda che conta. Quando l'uomo più potente del mondo compra un'azione e poi dice a tutti di comprarla, chi ci guadagna davvero e chi paga? E la risposta arriva solo alla fine. Io sono Alan, l'avatar del canale Cryptic. Qui non si insegna a diventare ricchi, si seguono i soldi fino a chi li muove. A te basta un secondo, un mi piace e l'iscrizione. Ai fatti ci penso io. Abbiamo un patto. I soldi non mentono, le opinioni sì. Partiamo dal documento perché è lì che tutto smette di essere un'opinione. Si chiama Modulo 278. È il rapporto che ogni alto funzionario americano deve compilare per dichiarare cosa compra e cosa vende. Pubblico, per legge. Lo trovi online. Pagina 2. Riga 28. Una parola. Dell. Tipo di operazione. Acquisto. Data. 10 febbraio. Importo. Tra 1 e 5 milioni di dollari. E in fondo la firma. La sua. Non è una ricostruzione. Non è un'indiscrezione. È un atto ufficiale che dichiara: in quel giorno quell'uomo ha comprato quell'azienda. Tienilo a mente, perché a questa pagina tra poco torneremo. E ci troveremo qualcosa che nessuno aveva notato. 9 giorni dopo, a un comizio in Georgia, il presidente ringrazia i proprietari dell'azienda e dice alla folla: andate a comprare un computer Dell, fanno un ottimo prodotto. E qui la storia sembra sgonfiarsi subito. Non succede niente. Il titolo il giorno dopo è praticamente fermo. Verrebbe da chiudere il caso qui. Una frase buttata lì, nessun effetto. Se il mercato la ignora, dov'è il problema? Il punto è proprio questo. Una parola, da sola, non basta a muovere un'azione. Serve il palco giusto, il momento giusto, e qualcos'altro, che quella prima volta ancora non c'era. Guardiamo la seconda volta. 8 maggio. Giardino delle Rose, alla Casa Bianca. Stavolta il presidente non è a un comizio, è nel cuore del potere americano, con le telecamere del mondo puntate addosso. Ringrazia di nuovo la famiglia Dell e ripete: andate a comprare un Dell, sono grandi. Questa volta il mercato ascolta, in un solo giorno il titolo sale del 13%. 13% in una giornata. Per capirci, è quello che un buon investimento in condizioni normali fatica a fare in un anno intero. Qui è successo in poche ore, dopo una frase. Ma un balzo in un giorno può essere fortuna, la vera domanda è un'altra. E nei mesi dopo, per capirlo bisogna tornare indietro, a prima che tutto cominciasse. Dicembre, 2 mesi prima di quell'acquisto. La famiglia che possiede Dell fa una donazione allo Stato. 6 miliardi e 250 milioni di dollari, destinati a dei conti di risparmio per i bambini americani. Il nome di quei conti? Conti Trump. 6 miliardi. Per darti la misura, è più di quanto incassa in un anno un piccolo Stato. Donati in un colpo solo. Ora rimetti in fila le date. A dicembre l'azienda dona miliardi a un programma che porta il nome del presidente. A febbraio il presidente compra le sue azioni. A maggio le elogia dal Giardino delle Rose. 3 fili, la donazione, l'acquisto, l'elogio, che presi uno per uno sembrano scollegati, ma si allineano sulla stessa linea del tempo. E la domanda che aprono, da qui in poi, riguarda i soldi pubblici. E qui, forse, ti aspetti la parte in cui arriva qualcuno e dice: questo è illegale. Non arriva. Perché negli Stati Uniti c'è una legge, vecchia di oltre 60 anni, che vieta a ogni funzionario pubblico di decidere su questioni in cui ha un interesse economico personale. Vale per tutti: i ministri, i giudici, i parlamentari.
ma con una differenza enorme. Un giudice in conflitto deve farsi da parte. Un parlamentare deve almeno dichiarare ogni sua mossa. Il presidente? No. Nel 1989, per lui e per il suo vice, è stata scolpita un'eccezione. Quella regola semplicemente non li tocca e nessun altro obbligo prende il suo posto. Fermati un secondo, perché è il vero cuore di tutta questa storia. Il problema non è che quello che stai vedendo sia illegale. Il problema è che è legale. La regola che dovrebbe fermarlo per lui semplicemente non esiste. E se il conflitto di interesse più grande del mondo è permesso dalla legge, l'unica cosa che resta a proteggerti è che qualcuno te lo faccia vedere. Il resto della storia è cosa succede quando nessuno lo fa. Perché fin qui abbiamo parlato del suo portafoglio. Adesso entrano in scena i soldi di tutti. Regola numero 1. Mai fidarsi di chi promette rendimenti. Regola numero 2. I dati non mentono. E regola numero 3. Iscrivetevi e mettete un mi piace al video. 27 maggio. Meno di 3 settimane dopo l'elogio dal Giardino delle Rose. Il Pentagono, il Ministero della Difesa americano, assegna a Dell un contratto per fornire software a tutto l'esercito e ai servizi segreti. Valore: 9 miliardi e 700 milioni di dollari. Per capirci, è come prendere quasi $30 dalle tasche di ogni singolo cittadino americano. E qui non parliamo più di borsa, di scommesse tra privati. Questi sono soldi pubblici, le tasse dei cittadini. Va detto con onestà, perché è così che funziona un'indagine seria. Non sono soldi nuovi. È il rinnovo di un accordo che esisteva già, un modo per mettere insieme spese sparse e, dice il Pentagono, risparmiare centinaia di milioni l'anno. Il Dipartimento assicura che la scelta è avvenuta con una gara regolare, in competizione. Prendiamola per buona. La domanda che resta non è perché Dell e non un altro. È più stretta. Perché proprio in quella finestra? Nelle stesse settimane in cui il presidente in pubblico diceva a tutti di comprarla. A questo punto arriva la difesa ufficiale e va ascoltata. La società del presidente sostiene che lui non gestisce nulla di persona. I suoi beni sarebbero affidati a terzi indipendenti, che comprano e vendono senza dirgli niente. Uno dei suoi figli ha dichiarato in pubblico che i soldi di famiglia sono in fondi che seguono l'intero mercato. Poi apri lo stesso documento da cui siamo partiti. E dentro, in 3 mesi, ci sono più di 3.600 operazioni. Non un fondo che segue il mercato, migliaia di scelte precise, su singole aziende, una per una. E la Casa Bianca? Dà una versione diversa ancora. Dice che i beni sono in un trust gestito dai suoi figli. Nota il dettaglio, perché è tutto lì. Un conto gestito da tuo figlio non è un conto cieco. Un trust davvero indipendente esiste proprio perché chi ne beneficia non deve sapere cosa contiene. Qui invece il beneficiario firma di persona il documento che elenca ogni singola mossa. Non stiamo dicendo che qualcuno mente, stiamo mettendo 2 dichiarazioni ufficiali accanto ai fatti e lasciando che sia tu a decidere se combaciano. E manca solo l'ultimo passo, quello che di solito chiude il cerchio: vendere e incassare. Ma quel passo qui non c'è. I documenti dicono che il presidente le sue azioni Dell non le ha vendute, anzi, ne ha comprate ancora. E il 6 luglio, per la prima volta nella storia, la campana che ogni mattina apre la borsa americana è stata suonata non da Wall Street, ma dalla Casa Bianca, dal presidente in persona. Nell'occasione ha elogiato di nuovo Dell, la 3ª volta. Da febbraio il titolo è più che triplicato, un guadagno enorme, ma sulla carta non ancora incassato. A vendere nei mesi precedenti sono stati i grandi soci dell'azienda. Più di $1,5 miliardi di azioni. Quel guadagno, loro, l'hanno incassato davvero, non sulla carta. Ma loro non sono lui. E questo, se possibile, rende la cosa più grande, perché non è un episodio isolato che si esaurisce in un giorno. È una situazione che continua nel tempo. Lui possiede e continua a parlarne in pubblico, mentre lo Stato firma contratti con quella stessa azienda. Un caso solo, però, si può ancora spiegare. Sarà una coincidenza. E allora torniamo a quel documento, alla pagina che avevo detto di tenere a mente, 10 febbraio. Lo stesso giorno in cui compra Dell. Su quel documento, poco sopra, riga 25, c'è un'altra azienda. Si chiama Axon. Fa le pistole elettriche, i taser, quelli in dotazione alla polizia. Comprata lo stesso identico giorno, per la stessa cifra. 14 giorni dopo, l'agenzia americana che gestisce l'immigrazione pubblica un bando
non ancora un contratto firmato, da 220 milioni di dollari, per comprare Taser. Quasi 18.000. A oggi quella gara non risulta assegnata a nessuno. Il documento non fa il nome di Axon. Non serve. CNBC ha verificato che le caratteristiche richieste corrispondono a un solo prodotto sul mercato, quello di Axon, che con circa il 90% dei taser in dotazione alla polizia americana è già di fatto il fornitore di riferimento. Ora rimetti insieme il disegno. Lo stesso giorno, la stessa firma, due aziende. Per una è arrivato un contratto pubblico da 9 miliardi e 700 milioni. Per l'altra, 14 giorni dopo, un bando dalle specifiche che portano a un solo nome, e ancora senza vincitore. E quel sarà una coincidenza comincia a reggere sempre meno. 2 volte, lo stesso giorno, sulla stessa riga di penna. Coincidenza o metodo? A deciderlo sei tu. Mettiamo in fila. Un documento con la sua firma dice che il 10 febbraio ha comprato 2 aziende. Nelle settimane dopo le ha elogiate davanti al mondo e per entrambe si è mossa la spesa pubblica. Per una un contratto firmato, per l'altra un bando cucito su misura. Tutto vero, tutto scritto. E tutto? Questa è la parte difficile da accettare, perfettamente legale. La domanda dell'inizio era: quando l'uomo più potente del mondo compra un'azione e poi dice a tutti di comprarla, chi guadagna e chi paga? Guadagna chi era già dentro, paga chi non lo sapeva, il piccolo investitore che compra sull'onda dell'entusiasmo e il cittadino che finanzia i contratti senza sapere chi c'è dall'altra parte. Ma forse la domanda non riguarda più un solo uomo, riguarda un sistema intero. Nella prossima indagine torniamo su quel documento e stavolta non ci fermiamo a 2 righe. C'è un'azienda comprata lo stesso giorno in cui lo Stato la portava in tribunale. Ma questa è un'altra storia. Un'ultima cosa, niente di quello che hai sentito è un consiglio finanziario. Le scelte sui tuoi soldi le fai tu. Il lavoro di questo canale è solo leggere i documenti al posto tuo. Fatti, date, cifre pubbliche e le loro stesse smentite. Nessuna condanna. E tu, come la leggi? Coincidenza o metodo? Scrivilo nei commenti. Se questa indagine ti ha aperto gli occhi, un mi piace e l'iscrizione sono il modo più semplice per sostenerci. Io sono Alan, ci vediamo nella prossima indagine. I soldi non mentono, le opinioni sì.